Buongiorno a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video sul mio canale. Scusate per l'attesa, ma è qualche mese che non faccio video, ma purtroppo il coronavirus ha colpito e ho dovuto fare un po' di quarantene. Oggi siamo, come vedete, una location un po' rustica. Siamo nel box di mio padre, ma semplicemente perché c'è molto spazio e si può lavorare per bene. Prima di tutto vi chiedo di iscrivervi al canale, attivare la campanella e seguirmi anche su Instagram se volete. Non vi costa niente, è gratis, ci vuole un secondo e mi date una mano a far crescere il canale e mi supportate, che sarebbe molto carino. Poi oltretutto potrete vedere, siccome questa è una serie che avrà un po' di video, potreste vederli tutti, che non sarebbe male, e seguirmi per tutto il percorso. Questa serie di video che cos'è? Vi spiego dopo la sigla. Eccoci qua, allora, vi stavo dicendo, questa serie di video cos'è? Allora, sapete che ho comprato, chi mi segue su Instagram lo sa, ho comprato il GSX-R 1000 2020 R e adesso, in diversi episodi, lo prepariamo per andare a fare il trofeo RBF, perché quest'anno, perché inizia ad aprile, non farò la Race Attack, ma farò l'RBF, che è sempre all'interno del MES. È un altro tipo di trofeo, sempre diciamo come standard uguale alla Race Attack, sempre all'interno del MES, sempre sulle stesse piste del MES, tutto quanto, si faranno le stesse giornate tutti insieme, ma non farò la Race Attack ma l'RBF. Quindi andiamo a preparare la moto per l'RBF. Cosa andiamo a fare in questo episodio? Smontaggio delle carene e montaggio dello scarico che ci ha fornito Exxon. Scarico in titanio, spettacolare, dopo lo vedrete. Allora cosa andiamo a fare? Andiamo a lavorare. La carena di dietro l'abbiamo smontata, siamo a posto, adesso passiamo a smontare la carena davanti, una cosa abbastanza veloce per non perdere troppo tempo e non annoiarvi, e poi passiamo a montare lo scarico, che è la cosa principale, così togliamo lo scaldabagno. Tra l'altro mi sono anche attrezzato con degli scatolini fantastici, così non mi perdo le viti, ci scrivo sopra viti carena davanti e almeno rimane tutto in ordine e tutto a posto. Anche la carena di sinistra l'abbiamo staccata, splendida, meravigliosa, guardate che colori. Comunque pensavo che era molto più semplice smontare le carene, invece è veramente una rottura di palle. Adesso passiamo alla carena di destra, abbastanza in fretta perché, come ho detto, l'obiettivo di oggi è lo scarico, quindi le carene le facciamo un po' veloci. Sono odiosi sti chiodini, no? La storia. Oh, e anche la carena di destra è andata. C'è pure l'ammortizzatore di sterzo elettronico. Notare il cappello. Eh? Notare il cappello. Notare il cappello? Da puffo. Dopo 1000 bestemmie anche la carena davanti l'abbiamo levata. L'impianto elettrico ho dovuto staccarlo tutto, ma quello vado a recuperare perché va riattaccato, perché c'è il cavo della dashboard e quindi lo devo andare a riprendere. Cosa sta facendo? Ma cosa stai combinando? Fai rumore! Ok,
le carene sono smontate. Adesso iniziamo la roba importante. Smontiamo lo scarico, collettori e andiamo a montare i collettori di Hexan in titanio, collettori in acciaio inox e finale in titanio. Cominciamo a spacchettare i collettori. Spettacolo. Collettori in acciaio inox, questi sono 2 e li mettiamo qua. Ok, qua ci sono gli altri 2. Altri 2. C'è il centrale scatalizzato. E per finire il terminale in titanio. Ta-da! Carbonio e titanio non omologato stradale. Questo lo rimettiamo dentro perché non vorrei che si rovina. Ok. Hexan ha gentilmente fornito anche una staffa in titanio per montare lo scarico. Qua c'è altra roba, le molle, le viti, tutto quello che serve. Allora, adesso cominciamo a smontare lo scaldabagno, il servomotore della valvola di scaldabagno. Il servomotore che comanda la valvola dello scarico, perché non c'è e quindi l'andiamo a eliminare. E poi passiamo ai collettori, che è la parte un pochino più incasinata. Allora, adesso sgancio, tiro via completamente la valvola, il servomotore della valvola. Ok. Qua l'avevo già sganciato perché mi sono munito di un esclusore e siamo a posto. Ok. Cazzo è quella roba lì? No, non ci credo, cos'è sta roba? Minchia, c'è una doppia valvola. No, non ci credo. C'è la valvola anche sui collettori. Vabbè, a noi tanto non ce ne frega un cazzo. È tutto intero, quindi dobbiamo smontarlo tutto intero. Tiro via i collettori. C'ho voglia di smontare tutto il radiatore, figa. Devo smontare piano piano. Dai. Dopo 66 anni, un collettore l'ho staccato. Siccome stavo bestemmiando e non riuscivo a smontare le viti, alla fine ho dovuto smontare per forza il radiatore. Tanto comunque è il lavoro che andava fatto, perché poi dovremo cambiare i tubi del radiatore e quindi sto svuotando l'acqua. Così mi porto avanti anche con un altro lavoro che vedrete nei prossimi video. Quindi iscrizione al canale, attiviamo la campanella. C'è sempre qualcosa che deve rompere i coglioni, è una cosa incredibile, guarda. Perché ti fumano le mani? Perché ti fumano le mani? Perché pensa se mi fumavano i coglioni. Ecco cosa c'è che sta rompendo i coglioni. Oh! È pronto, dammi tutto per te. È pronto. La sonda di merda sta rompendo i coglioni adesso. Perché c'è sempre qualcosa che deve rompere i in mezzo alla strada finisce adesso questo qua. Adesso che abbiamo smontato lo scaldabagno possiamo iniziare a mettere su lo scarico. Spero di metterci meno di quello che ci ho messo per smontarlo, perché ci abbiamo messo anche fin troppo tempo a smontarlo.
collettori sono montati, Adesso andiamo avanti. Allora, collettori 1-4. Diciamo che non è proprio una passeggiata, però piuttosto che lo scarico originale, che ci ho messo veramente una marea di tempo da smontare, questo è abbastanza semplice da montare. E ora, per concludere, il finale, e poi l'accendiamo per sentire un attimino il nuovo sound. Perfetto ragazzi, lo scarico è stato montato, adesso l'accendiamo, vi faccio sentire come si sente e poi per questo video abbiamo finito. Per questo video è tutto, vi ricordo di attivare la campanella, iscrivervi al canale, seguitemi su Instagram e ci vediamo al prossimo episodio. Ciao ragazzi!